Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi sono in esterna per andare a testare questo nuovissimo cellulare in casa Oukitel, il bellissimo VP55 Ultra. È dotato di una fantastica termocamera e infatti ho qui la mia macchina perché adesso andremo a vedere la temperatura del motore. Apriamo il cofano, il motore ha una temperatura di 80 gradi, temperatura corretta per un motore endotermico. Qua alla destra abbiamo la parte elettrica, questa è la batteria, qui la temperatura è molto più bassa, guardate la differenza. Qua siamo sui 70-80 gradi, qua siamo sotto ai 30 gradi. Devo dire che la telecamera è veramente molto precisa, soprattutto nelle colorazioni. Le parti blu sono quelle più fredde, quelle rosse più calde, e dato che sono in Appennino ho utilizzato molti freni in discesa. Si vede anche il disco che è molto più caldo, all'incirca tra i 30 e i 33 gradi. È surriscaldato anche il freno posteriore, ma meno di quello anteriore, qua siamo intorno ai 20-23 gradi. E questo è il catalizzatore e la marmita della mia CHR. Anche in questo caso siamo a una temperatura ovviamente leggermente più alta. La macchina ormai è già parcheggiata da circa un quarto d'ora, per cui le temperature si stanno raffreddando. Si vede perfettamente la differenza di temperatura rispetto al terreno sottostante. E ora andiamo a fare anche una prova del quadro elettrico del mio condominio. Andremo a attivare il termoscanner per vedere quali abitazioni sono abitate oppure no. Qua abbiamo una temperatura di 36-38 gradi. Questo che vedete molto caldo, che va sopra i 40 gradi, è l'alimentatore del citofono. Quello sopra invece è l'interruttore generale dell'ascensore, e se utilizzato per lavoro può essere veramente molto utile, soprattutto per capire guasti all'interno di un'abitazione. E devo dire che è molto interessante la possibilità sia di fare foto e di fare video, facilitando notevolmente la velocità della riparazione, perché potrete già mandare al tecnico sia le foto e il video che avrete fatto tramite questo cellulare. E oltre alla termocamera ha 5 modalità, per cui potete anche scegliere la modalità più corretta per le vostre esigenze, dando precedenza alla temperatura o alla qualità dei soggetti che state riprendendo. Tutto il comparto fotografico è veramente da top di gamma, perché ha una selfie camera da ben 32 megapixel e nonostante non sia la telecamera principale riesce comunque a fare video a 1080 pixel a 30 fps. E con la telecamera principale posteriore da 108 megapixel sono riuscito a fare delle foto perfette con un'altissima risoluzione, nonostante in una giornata come oggi parecchio nuvolosa. Quella che vedete è una carrellata di tutti gli scatti e i video che ho fatto con questo Oukitel VP55 Ultra. Riesce a raggiungere una risoluzione massima 2K a 30 fps ed è un comparto veramente completo, perché oltre alla termocamera, selfie camera e la telecamera principale posteriore potete fare anche ottime foto panoramiche. E concludo con una chicca finale che non vi avevo svelato durante l'introduzione, perché questo VP55 Ultra non solo è dotato di termocamera ma anche di night vision. Ovviamente il night vision è di fascia media perché ha una risoluzione di 8 megapixel, dato che il focus principale è la termocamera in questo smartphone. Ma se ci pensate, avere una termocamera e anche un night vision con delle dimensioni così ridotte è veramente tanta roba. Ricordiamoci che questo è un rugged phone di fascia media con un prezzo che si aggira tra i 400 e i 500 euro. Attualmente si fa veramente fatica a trovare un cellulare con queste caratteristiche e soprattutto così completo, senza dimenticare che questo cellulare è anche super resistente perché ha superato i 3 test militari più difficili, l'IP68, l'IP69K e il MIL STD 810H, che lo rendono un cellulare indistruttibile, anticaduta, antipolvere e impermeabile. Si può sbloccare sia con lo sblocco facciale ma anche il sensore dell'impronta digitale, ed è anche dotato nella parte di sinistra di un utilissimo tasto personalizzabile. E se con tutte queste caratteristiche vi ho un po' incuriosito, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e guardare l'intera scheda tecnica sia nel primo commento e nella descrizione di questo video. E sempre in descrizione vi lascerò eventuali codici sconto. Ma adesso andiamo a analizzare un po' il cuore pulsante di questo smartphone. A partire dal processore abbiamo un MediaTek Dimensity 8-core 7025 a 6 nanometri che vi permette di poterlo utilizzare al massimo delle sue capacità. Potrete giocare, navigare, utilizzare tantissime applicazioni in contemporanea senza avere un minimo problema né lag durante l'utilizzo, anche perché per quanto riguarda la RAM siamo veramente da top di gamma, con ben 16 GB di base e ben 32 GB virtuali per un totale di 48 GB
GB di RAM, che vi permettono di scaricare praticamente tutto il Play Store di Google senza avere un minimo rischio di avere la memoria piena. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, abbiamo di base ben 512 GB, praticamente mezzo tera, ma se non siete contenti e siete delle persone che fanno tantissime foto, scaricano tantissimi video, non vi preoccupate, perché potete anche espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB, ed è anche dotato di dual SIM se per caso lo utilizzate sia per lavoro ma anche per uso personale, focalizzato per artigiani, liberi professionisti che vogliono avere un unico dispositivo sia per la vita personale ma anche per il lavoro. E concludo questa carrellata parlando del display. Abbiamo un bellissimo display da 6,6 pollici LCD IPS con un refresh rate da ben 120 Hz, che vi permette di guardare film o serie TV in altissima definizione, e soprattutto, se per caso lo utilizzate anche per giocare, avere un refresh rate di ben 120 Hz vi permetterà di giocare ad altissimo livello senza avere un minimo lag durante l'utilizzo. L'ho provato anche con tantissimi giochi 3D come Asphalt Nitro e Match Arena, e devo dire che i caricamenti sono sempre stati ottimi, i giochi sono stati fluidi anche nelle scene più dinamiche, e grazie alla batteria da ben 11.000 mAh potrete giocare per 18-19 ore consecutive prima di doverlo ricaricare. E l'autonomia di questo cellulare mi ha veramente colpito, perché grazie anche all'ottimizzazione di Android 15 riuscirete a utilizzarlo per 2 giorni consecutivi con un utilizzo medio intensivo prima di doverlo ricaricare. E infatti nelle 2 settimane in cui l'ho testato, anche quando l'ho utilizzato veramente sotto stress con la telecamera, guardando i video e utilizzando anche per tantissimo tempo la termocamera, non ha mai avuto nessun problema di surriscaldamento ed è sempre arrivato fino a fine giornata. Vi informo anche che è compatibile con la ricarica rapida a ben 33 watt ed è anche idoneo alla ricarica inversa, per cui potrete utilizzare questo cellulare per ricaricare altri cellulari o altri tablet. E visto che voi siete un pubblico molto esigente, andiamo a fare anche un test dell'impermeabilità. Lo vado a appoggiare proprio sul fondale. Guardate che bellissima inquadratura, dà proprio lo spirito wild e rugged di questo cellulare. E mentre sta macerando all'interno del fiume vi voglio far vedere la dotazione base. All'interno della confezione troverete il cavo doppio tipo C per la ricarica, il manuale dell'installazione, questa bellissima cover ergonomica protettiva trasparente, utile se per caso lo utilizzate per lavoro, e il caricatore dotato di slot tipo C compatibile con la ricarica rapida a 33 watt. Una dotazione base che ci sta, ed ho apprezzato tantissimo la presenza della cover protettiva. Ma adesso torniamo all'interno del fiume a ripescare il nostro cellulare, lo scuotiamo un pochettino, andiamo a vedere se funziona ancora. Guardate come si è acceso lo schermo, funziona perfettamente. Andiamo a vedere se funziona anche la fotocamera, e direi che è tutto perfetto, per cui per quanto riguarda l'impermeabilità è approvato. Vi devo dire che sia per quanto riguarda il comparto fotografico e soprattutto la termocamera, questo cellulare si presenta come un cellulare completo, affidabile sia per le persone di tutti i giorni, ma soprattutto per le persone che per lavoro devono avere un dispositivo che abbia alcune caratteristiche come la resistenza e una termocamera sempre a portata di mano. E tra l'altro è sottile e molto leggera, nonostante una batteria da 11.000 mAh, per cui cosa chiedere di più a Oukitel? Per quanto mi riguarda hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Con 450 euro avrete tra le mani un vero e proprio gioiellino, resistente e soprattutto molto professionale. Detto questo, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se così fosse, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se avete qualsiasi dubbio su questo modello, mi raccomando, scrivetemelo tra i commenti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!